2 giugno in Italia è la festa della Repubblica Italiana e oggi voglio leggervi il testo che ho scritto per il video dell'anno scorso, perché voglio ripassare insieme a voi la storia di questo giorno italiano così importante e fondamentale, ma voglio prendere questa occasione anche per fare un esercizio di grammatica. Infatti, dopo la prima lettura di questo testo, lo analizzeremo insieme e approfondiremo un argomento di grammatica non affrontato molto spesso dagli studenti, cioè il passato remoto, un tempo verbale che indica un evento passato molto lontano dal presente, ma che oggi in italiano è usato soprattutto in letteratura e per raccontare appunto degli eventi storici come questo. Nella lingua orale di tutti i giorni è usato in poche regioni italiane e per questo non si studia molto, ma se vi piace leggere narrativa italiana è importante riconoscere anche il passato remoto. Iniziamo. Quando l'Italia fu unificata nel 1861 era una monarchia. A guidarla era la famiglia Savoia, una dinastia nobile con radici in Piemonte. Da allora e per quasi 90 anni il nostro paese fu governato da un re insieme al Parlamento. I re d'Italia furono 4: Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III e infine Umberto II, che salì al trono solo per un mese nel 1946 e per questo è ricordato come il Re di Maggio. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Casa Savoia non era più molto amata dagli italiani, soprattutto perché per oltre 20 anni aveva lasciato agire e sostenuto il regime fascista, senza opporsi alla dittatura di Mussolini. Così l'Italia si trovò a un bivio. Il 2 e 3 giugno 1946 i cittadini furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica tramite un referendum. Questo referendum fu il primo a svolgersi con suffragio universale in Italia. Per la prima volta in Italia poterono partecipare anche le donne a una consultazione politica nazionale. Fu un grande passo verso una democrazia più moderna e inclusiva. Per rendere immediatamente riconoscibili le due opzioni sulla scheda del referendum, vennero utilizzati due simboli: lo stemma dei Savoia, per rappresentare la monarchia, e per la Repubblica l'Italia turrita, una giovane donna con una corona fatta di torri che rappresenta la personificazione nazionale dell'Italia. Vinse la Repubblica. Il 54,3% degli italiani votò per cambiare, lasciandosi alle spalle la monarchia, che fu sostenuta dal 45,7% della popolazione. Per evitare tensioni tra monarchici e repubblicani, il re Umberto II decise di lasciare l'Italia. Il 13 giugno 1946 partì per l'esilio in Portogallo e fu anche vietato l'ingresso in Italia ai discendenti maschi di Umberto II,
divieto che rimase in vigore fino al 2002. Una delle immagini più celebri legate a questo momento storico è una fotografia divenuta simbolo della nascita della Repubblica. Il volto sorridente di una giovane donna che emerge da una copia del Corriere della Sera con il titolo in prima pagina "È nata la Repubblica Italiana". Lo scatto, realizzato dal fotografo Federico Patellani per la rivista Tempo, fu usato per celebrare non solo l'esito del referendum, ma anche il nuovo ruolo delle donne nella società italiana. L'immagine è oggi conservata presso il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. La prima celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica avvenne il 2 giugno 1947 e nel 1948 per la prima volta si svolse una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma, segnando l'inizio di una tradizione che continua ancora oggi. Nel 1949, il 2 giugno, venne proclamato festa nazionale a tutti gli effetti. Oggi la celebrazione ufficiale a Roma inizia dall'alzabandiera all'altare della patria e l'omaggio al milite ignoto, la tomba che rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani, dove il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle più alte cariche dello Stato italiano, depone una corona d'alloro. Dopo l'esecuzione dell'inno di Mameli, i cieli di Roma vengono attraversati dalle frecce tricolori che eseguono spettacolari evoluzioni con scie colorate di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana. Segue poi la parata militare lungo Via dei Fori Imperiali, a cui partecipano tutte le forze armate, le forze di polizia, i vigili del fuoco, la protezione civile e la Croce Rossa italiana. Particolarmente apprezzata è anche l'apertura al pubblico dei giardini del Palazzo del Quirinale, residenza del Presidente della Repubblica Italiana. Adesso facciamo un esercizio grammaticale insieme. Ho selezionato alcune frasi tratte da questo testo e faremo due compiti. In primo luogo capiremo quale infinito rappresenta il verbo al passato remoto e poi trasformeremo questi verbi al passato prossimo, perché in una conversazione quotidiana sarebbe il tempo più comune, più usato. La prima frase è: quando l'Italia fu unificata nel 1861 era una monarchia. Questo fu è il verbo essere. Il verbo essere è sempre irregolare e anche al passato remoto è un verbo totalmente irregolare. Se vogliamo trasformarlo al passato prossimo diremo: quando l'Italia è stata unificata nel 1861 era una monarchia. La seconda frase è: i re d'Italia furono 4. Anche questo è il verbo essere. Furono, loro furono. E se lo trasformiamo al passato prossimo è: i re d'Italia sono stati 4. La terza frase che ho selezionato è questa: Umberto II salì
al trono solo per un mese nel 1946. Questo verbo è naturalmente il verbo salire e se lo trasformiamo al passato prossimo è Umberto II è salito al trono solo per un mese nel 1946. La quarta frase è questa: l'Italia si trovò a un bivio. Il verbo è un verbo riflessivo, trovarsi. E se trasformiamo questa frase avremo l'Italia si è trovata a un bivio. La prossima frase è questa: per la prima volta in Italia poterono partecipare anche le donne a una consultazione politica nazionale. Poterono è il passato remoto del verbo potere e trasformiamo al passato prossimo e abbiamo per la prima volta in Italia hanno potuto partecipare anche le donne. Vinse la Repubblica. Naturalmente il verbo all'infinito è vincere. Vinse la Repubblica. E se trasformiamo abbiamo ha vinto la Repubblica. Vinse diventa ha vinto. Il 54,3% degli italiani votò per cambiare, lasciandosi alle spalle la monarchia. Facile, votò è il verbo votare, che diventa hanno votato al passato prossimo. Il re Umberto II decise di lasciare l'Italia. Il verbo è decidere, che diventa il re Umberto II ha deciso di lasciare l'Italia. Il 13 giugno 1946 partì per l'esilio in Portogallo. Il verbo è partire e diventa il 13 giugno 1946 è partito per l'esilio in Portogallo. La prossima frase è: la prima celebrazione ufficiale della festa della Repubblica avvenne il 2 giugno 1947. Avvenire è il verbo all'infinito e se vogliamo trasformare al passato prossimo avremo è avvenuta. L'ultima frase è un po' particolare perché abbiamo nel 1949 il 2 giugno venne proclamato festa nazionale a tutti gli effetti. Il verbo è venire, ma questa è una frase passiva e non possiamo usare venire alla forma passiva con i tempi composti. Quindi abbiamo due opzioni: o usiamo il presente indicativo, quindi nel 1949 il 2 giugno viene proclamato festa nazionale a tutti gli effetti, usando un presente storico. Oppure possiamo utilizzare il verbo essere se vogliamo tenere il passato prossimo. Quindi possiamo dire nel 1949 il 2 giugno è stato proclamato festa nazionale a tutti gli effetti. Se scaricate il PDF che trovate giù nel box informazioni potete trovare questo documento con anche tutte le soluzioni.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, un mix di cultura e grammatica. Io spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un mi piace e di seguire il canale. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.